Siccome questo video è arrivato a 600 like e più di 100 commenti come avevo chiesto, e allora ho preparato il video sulla planche. Andiamo a vedere 5 errori da non fare per non perdere tempo in planche. Quante volte vi è capitato di pensare ma sto facendo la cosa giusta? Sono questi gli esercizi che devo fare per migliorare? Ovviamente c'è sempre il fenomeno che ha preso planche così, provandola, facendola a caso, senza una progressione, senza esercizi mirati. E quindi dovremmo fare tutti come lui per migliorare? Beh, sicuramente molti avranno provato il super programma del super atleta e non ci saranno riusciti, perché manca la programmazione, il volume spesso è troppo alto, gli esercizi troppo intensi e messi un po' così a caso. Eppure lui è migliorato. Ma come lui, quanti altri? Ci attacchiamo sempre al fenomeno come metro di paragone, dimenticando che nel 90% dei casi, anche 99%, saremo nella massa, non nei fenomeni. E quindi devo darvi una triste notizia, che è la verità. Anche perché la verità, nella maggior parte dei casi, rema al contrario della felicità. Se provate gli allenamenti dei fenomeni, o siete anche voi dei fenomeni, in quel caso il programma conta poco, oppure non migliorerete. Punto. Vediamo ora 5 consigli per non perdere tempo in planche. Consiglio numero 1: non fare troppo volume. Migliaia di serie, ripetizioni, ore e ore di allenamento potrebbero essere un metodo valido in alcuni contesti per una persona magari che si allena da 10 anni, ma se siete dei principianti come fate a pensare di allenarvi come gli atleti? La scuola media richiede la stessa mole di lavoro che abbiamo all'università, e se mettessimo uno studente di scuola media appunto in un corso universitario, come si troverebbe? Il paragone da fare è proprio questo: il principiante è come lo studente della scuola media e l'atleta è come lo studente di università. Metterli a confronto è inutile tanto quanto è inutile fargli fare le stesse cose. Il consiglio numero 2 è quello di non seguire i programmi dei superatleti, programmi già fatti e preimpostati intendo, perché spesso usano come metodo di giudizio se stessi e un campione di studio su un solo soggetto non è sufficiente. Terzo consiglio: evita di fare troppe isometrie. Le isometrie stressano molto il sistema nervoso, ma anche i tendini e le articolazioni. Lavorare in dinamica ci permette di fare molto più volume e con molto meno stress. Non sporcare gli esercizi. Alcuni fenomeni migliorano anche sporcando gli esercizi. Certo, migliorano i numeri, i secondaggi, ma le esecuzioni rimangono sempre da rivedere. Molti probabilmente, tralasciando la tecnica, invece arriveranno solo a farsi male e, nella migliore delle ipotesi, a non migliorare, perché di sicuro miglioreranno i numeri, però le esecuzioni rimarranno abbastanza brutte da vedere. Poi se vi piace fare degli esercizi brutti, fateli, ma vi assicuro che fare le cose bene è tutto un altro sport. Infatti, se il calisthenics è quello che si vede in alcuni contesti, è talmente distante da quello che faccio io che gli darei totalmente un altro nome, e in ogni caso non è lo stesso sport. Stiamo attenti però a non estremizzare questo concetto. Ricercare la perfezione, ad esempio da principianti, è anche un errore, perché il principiante deve fare gli esercizi bene, non perfetti. Non provare cose a caso. Una volta era provare cavolate, giocare, oggi invece noto che molti li chiamano fuori scheda. Ma se avete una scheda da fare, magari preparata da un allenatore che l'ha pensata in funzione del vostro livello, in funzione di un volume di allenamento da rispettare, fare dei fuorischeda non ha senso, e oltre a non aver senso, che fin qui ci potrebbe stare, potrebbe essere anche deleterio per il vostro miglioramento, perché probabilmente andrete solo a creare del volume eccessivo che non serve a migliorare. Provare le skills non ha senso, anche perché provandole non si migliora, non è così che avviene la progressione. Capisco che potrebbe aver senso dal punto di vista del divertimento, però oltre questo le abilità si imparano, non si provano. Detto ciò raga, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale che siamo ancora pochi, e niente, se vi va di condividere il mio video per farlo vedere a più persone, per cercare di farmi crescere, mi fareste un grande favore. Ciao!